Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile. Wow! Abbiamo la carta degli amanti. Amici dello Scorpione, periodo dell'amore, direi. In generale può essere l'amore per qualcun altro, quindi l'inizio di una relazione, può essere l'amore per voi stessi, amor proprio quindi, o magari il rinnovamento dell'amore all'interno di una relazione. Con questo non intendo che necessariamente il fatto che sia una relazione di tipo romantico, anche se potrebbe anche essere una relazione magari di tipo familiare, dove si rinnova il legame, o anche magari con un'amicizia. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona proprio nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, le decadi, le linee di tempo, è proprio una guida. Trovate anche il link per il corso gratuito di tarocchi e per il corso intermedio che inizierà a maggio 2023. Sempre nella descrizione trovate anche il link ad un video che vi spiega tutta la sezione degli abbonamenti e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, iniziamo con un cavaliere di bastoni, un 5 di coppe, un re di coppe, un asso di bastoni, la papessa, il giudizio al contrario, un 2 di denari e un asso di spade. Ragazzi, questo cavaliere di bastoni, beh, potrebbe essere l'altra persona, considerato che abbiamo la carta degli amanti, ma comunque con questo 5 di coppe vi dico che potrebbe esserci qualche occasione che è stata persa con questa persona. Ehm, allora, quando c'è un cavaliere di bastoni è perché c'è tanto entusiasmo, c'è passione, probabilmente sentivate anche chimica con questa persona e di nuovo non intendo solo da un punto di vista prettamente fisico, può anche esserci ipotesi con un collega o con una collega, una sorta di chimica di affiatamento intendo proprio sul lavoro. Però qui pare con questo 5 di coppe che ci sia stata una sorta di perdita, un'occasione. Per qualcuno ci sarà, non c'è ancora stato, ok? E il re di coppe può essere anche qui una persona o può essere un'energia. Quindi ho come la sensazione che sia necessario comportarsi in un certo modo all'interno di questa relazione o di questa situazione. L'asso di bastoni mi dice che è un po' come se non sapete bene da che parte andare, che cosa fare, come muovervi. E la sacerdotessa è proprio un invito ad ascoltare quello che vi dice l'intuizione. Andiamo poi a vedere più nello specifico anche queste carte finali, però andiamo a spiegare il cavaliere di bastoni, 7 di coppe e 2 di spade. Interessante. Allora, può essere un'occasione o più occasioni che si sono aperte, grazie anche magari se per esempio questo cavaliere di bastoni non fosse un'altra persona, ma foste voi, indica comunque un'energia di grande entusiasmo, di grande movimento, di qualcuno che ha voglia di fare, ha tanta energia da mettere, dinamico. E il 7 di coppe mi dice che ci sono una serie di possibilità da valutare, però avere tutte queste possibilità vi crea anche questo 2 di spade, perché effettivamente è un po' come se qualcuno fosse in fase di analisi proprio, anche di dubbio col 2 di spade. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo una regina di pentacoli e un 5 di denari.
5 e 5, che sono i due 5 che rappresentano la perdita, una un po' più da un punto di vista magari affettivo, piuttosto che della fiducia, piuttosto che dell'occasione, mentre l'altro è una perdita da un punto di vista proprio più pratico, più economico, più concreto. Mm. La regina di Pentacoli, ragazzi, per qualcuno rappresenta una persona vicino a voi che in qualche modo ehm, mi parlano di stima, quindi può essere che qualcuno abbia perso la stima rispetto a una persona o perderà la stima rispetto a una persona. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Imperatore e Giudizio, che qui avete il rovescio, eh? C'è come la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista. È come se in questa, diciamo, terza settimana di aprile non riusciste a vedere chiaramente ehm, come potrebbero andare le cose in un futuro. È per quello che c'è comunque questo due di spade, la persona comunque è bendata nella rappresentazione. Qui c'è voglia di stabilità, c'è voglia di comunicazione, c'è voglia di chiarezza. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Carro al contrario, sì, difatti. E la regina di spade, un'altra figura. Sì, io credo proprio, ragazzi, che allora ho questa regina di questa donna, questa regina, diciamo, e qualcuno intorno a voi che ehm, insomma, ho la sensazione che crei un po' di carenza a questa persona. Magari non lo fa volontariamente, però vi blocca un po' nei movimenti. È un po' come il che cosa lascio indietro, dove vado. Ricordo che la carta degli amanti è anche una carta che vi parla di una scelta da dover effettuare, da dover affrontare. E normalmente quando si parla di questo tipo di scelta è sempre una scelta tra il vecchio e il nuovo, tra diciamo quello che è conosciuto e quello che è lo sconosciuto. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Mhm. Due di bastoni, imperatrice al contrario e fante di bastoni al contrario. Di nuovo ho la figura di una donna. Allora, o qui è fortemente presente la voce, una voce, diciamo, dentro voi stessi, che fa riferimento in molti casi a quello che vi è stato insegnato magari in famiglia piuttosto che dalla madre, che vi stia condizionando parecchio in questo tipo di scelta, in questo tipo di magari momento, in questo periodo, diciamo così, per quello che riguarda quello che volete fare, o anche una persona, ragazzi, perché può essere sia un'energia che una persona, il cavaliere di bastoni. È come se aveste bisogno di vedere le cose da un punto di vista più maturo, ma c'è sempre quella vocina che vi sgrida, mi verrebbe da dire, è per quello che c'è la sacerdotessa. Dovete seguire di più il vostro intuito e forse un po' meno gli insegnamenti su cui si è basata la vostra vita fino adesso, perché quando c'è il giudizio, qui ce l'avete capovolto, qui ce l'avete dritto, però c'è bisogno di ricominciare, di risvegliarsi. Mi viene da dire anche di essere più onesti con se stessi. E sento tante voci comunque nella vostra testa, non è solo una che continua a, diciamo, parlare, a sgridarvi, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo giudizio. Perché comunque è come se tutto questo vociare vi togliesse parecchio entusiasmo, parecchia voglia di muovervi. C'è anche da dire che probabilmente se aveste dei piani un pochettino più concreti su come muovervi,
forse sarebbe un po' più facile cercare di capire quello che è il futuro e le possibilità che avete. Il fatto di avere la regina di spade qui mi dice che mancano dei programmi, mancano delle informazioni in un certo senso anche per muoversi in questa situazione, in questa relazione. Ancora una carta per il giudizio. Guardate, abbiamo mago, giustizia e giudizio. 1, 11 e 20, ok? Quindi due numeri doppi. Allora, quando c'è il giudizio, ragazzi, si parla anche di questioni legate al passato, non solo ad un passato in questa vita, ma anche, diciamo, nel passato di altre vite. Siccome ho anche la giustizia, parla di giustizia divina, il giudizio rappresenta anche il karma, ho come la sensazione che dobbiate uscire da una situazione perché è un ruolo, è una dinamica che probabilmente è un po' che si ripete, magari non solo in questa situazione, ma anche in altre dinamiche della vostra vita. E qui avete bisogno di rompere proprio la dinamica, di dire qual è la vostra verità, di iniziare a realizzare quello che voi volete veramente manifestare. Dalla vostra avete comunque la giustizia divina, ok? Però qui si tratta di fare le cose in regola, come vi suggeriva già qui la regina di spade. Se state aspettando risposte da un punto di vista magari burocratico, anche se voi non avete subito la notizia, però comunque vi dico che le cose stanno andando avanti. Ci sono come degli sviluppi, ok? Normalmente quando capita la giustizia è perché c'è sempre una risoluzione positiva, un esito positivo alle firme, ai contratti e poi considerato che abbiamo anche il mago e dopo qui abbiamo l'asso di spade, promette bene. E quello che vi dico che non lo saprete subito è perché comunque abbiamo il giudizio al contrario. Quindi voglio dire, può essere che questa comunicazione non arrivi subito. Voglio andare a vedere anche questo 2 di pentacoli. Se giro il mazzo meglio. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Uh. Abbiamo Fante di coppe e 5 di coppe nuovamente, che è qui. Ragazzi, qui con la giustizia è come se ci dovesse essere una regolarizzazione di qualche cosa. E il 2 di pentacoli normalmente dice che si sta cercando di destreggiarsi con più cose, e si arriverà ad un punto dove c'è bisogno di dire una certa verità o di fare un certo ordine. Perché quello che sento è che l'entusiasmo potrebbe veramente essere tanto in questa nuova situazione, in questo nuovo modo di vedere la questione, diciamo, in questo nuovo inizio. Però ecco, potreste sottovalutare delle cose, quindi fate attenzione appunto a mettere le cose in linea, a mettere le cose in regola. Andiamo a vedere Osho che cosa ci dice ancora. Come è saltata. Ancora una carta. Mm. Amichevolezza e senso di colpa. Allora, questo è un 2 di coppe. Devo dire che in questo mazzo è più, diciamo, relazionato con l'amicizia, con una relazione, diciamo, genuina che sta nascendo. È una relazione del cuore, ok? Però è come se in qualche modo con questa carta ci fosse qualche pensiero negativo che vi, diciamo, attanaglia e un po' lo sento perché qui avete sia il 5 di coppe che il 5 di pentacoli, che sono comunque due carte che vi fanno sentire in uno stato di carenza. Interessante, fatemi poi sapere come vi risuona, perché questo senso di colpa lo state vivendo perché io ho la sensazione che essendo tanto influenzati da queste voci interne, come vi dicevo, può essere che vi sentiate in colpa perché magari non soddisfate le aspettative di qualcun altro, non soddisfate ehm, non so, queste voci mi vien da dire.
Tenete presente che qua c'è bisogno di una rigenerazione, eh? Il giudizio parla proprio di quello. Andiamo a vedere ancora un koan. Fa quello che vuoi e non perché devi. Ecco, potrebbero essere le voci del devi, le voci dell'ego. Interessante, fatemi sapere anche questo messaggio, come vi risuona. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale perché per me è importante. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!